Un semplice sorriso può celare un'infinità di emozioni, dalla gioia alla follia. Nessuna espressione è così complessa né alcun personaggio possiede il carisma del Joker. Questa versione del celebre personaggio, nata dalla mente di Corrado Roy, sfida ogni certezza. Ogni arcano svela un aspetto della sua multiforme personalità. Benvenuti nel folle mondo del Joker Tarot. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela, benvenuti alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Prima della fine della puntata troverete le schermate per vedere gli episodi della Taroteca dedicati all'arte di Corrado Roy e l'icona per iscrivervi al canale nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Ciao, benvenuti. Oggi andremo a conoscere questo splendido mazzo Joker Tarot. Partiamo proprio dall'analisi fisica, dalla scatola, dove vi mostro con questo bellissimo font Joker Tarot e le bellissime illustrazioni di Corrado Roy e Pietro Alligo. Questa è un'immagine inedita che fa da copertina, e invece tutte le altre, questa ad esempio è l'appeso, questa è l'imperatrice e qui troviamo gli amanti. Quindi sappiamo già che cosa aspettarci e lo sappiamo perfettamente perché io credo che tutti noi conosciamo l'arte di Corrado Roy. La scatola è molto resistente e comoda da aprire. All'interno troveremo il nostro mazzo con il libretto. Il mazzo è corredato da una carta copertina e poi alla fine troviamo diciamo il bigliettino da visita dello scarabeo, dove poter seguire le news e le varie informazioni appunto su Facebook e Instagram. Allora, vi mostro il libretto, ma poi ci soffermeremo, successivamente nel corso di questa puntata. All'interno trovate, inglese, italiano, spagnolo e portoghese. Ovviamente, qui ci sono tutte le indicazioni, l'anno di pubblicazione, cioè quando è stato dato alle stampe, ottobre 2024, i testi. L'idea di questo mazzo è di Pietro Alligo, fondatore dello Scarabeo, e poi si è occupato anche della parte della colorazione e ovviamente la parte artistica è di Corrado Roy. Come vi dicevo, proprio nel libretto troviamo queste 4 lingue. La parte interessante che vi invito a leggere è proprio l'introduzione, solo però nella parte inglese, dove in pratica c'è uno scritto di Pietro Alligo, dove si racconta lo scarabeo e l'inizio di una lucida follia e quindi brevemente, ma in modo molto molto intenso, racconta se stesso nelle sue varie esperienze e di come ha avuto il suo momento Joker, cioè proprio quell'inizio, quell'intraprendenza, quella appunto lucida follia nell'iniziare un percorso che all'epoca era totalmente sconosciuto e quindi anche abbastanza rischioso e quindi ha funzionato. Direi che
avuto le sue belle soddisfazioni e quindi oggi possiamo avere questi, splendidi mazzi, tutti quelli dello scarabeo ovviamente, e adesso andremo a vedere questo. Man mano, prenderò il librettino per mostrarvi altre cose, però partiamo adesso, proprio con, l'analisi. Io vi ricordo che, subito dopo gli arcani maggiori trovate uno slideshow per visionarli, tutti uno per uno per poterne apprezzare, meglio, e poi, ovviamente giusto per darvi delle indicazioni sulla grandezza del mazzo, in pratica le misure sono 7 centimetri per 12, lo spessore totale è di 3,5 centimetri. La finitura, come potete notare, è opaca, e poi il cartoncino è abbastanza spesso. Nonostante questo io consiglio sempre di mescolare, questi tipi di mazzi in un modo molto delicato, perché insomma potrebbero rovinarsi facilmente con l'utilizzo proprio nei bordi e negli angoli. Vi mostro subito il retro, molto bello, affascinante, reversibile, quindi cioè se la carta è al dritto o al rovescio non ve ne accorgerete assolutamente. E adesso possiamo iniziare andando a vedere i primi 22 arcani, quelli maggiori. Eccoci di fronte ai primi 22 arcani maggiori. Consiglio sempre di disporre le carte in questo modo per avere una visione completa, non solo della bellezza artistica, ma anche per andare ad intercettare alcune cose importanti. Ad esempio, la prima è quella che ci troviamo di fronte ad un mazzo di matrice Waite-Smith, dove troviamo l'arcano della forza, numero 8, e quello della giustizia 11, ovviamente cosa diversa dagli arcani, dai tarocchi, quelli marsigliesi. Poi ovviamente qui un'altra cosa diciamo importante, diversa che dal solito, non so se l'avete notata, è proprio la presenza di questo appeso. Spesso siamo abituati appunto a vederlo proprio sospeso, e in questo caso si avvicina ad alcuni mazzi molto antichi dove l'appeso era chiamato l'impiccato, e quindi in questo senso troviamo appunto questo personaggio che è sospeso, impiccato. Mi sono soffermata tantissimo, tantissimo, perché è molto particolare, e anche perché il volto non sembra soffrire di questa situazione di sospensione, ma sembra quasi essere felice, quindi un momento di riflessione, di pausa, dove poter capire tantissime cose. Come vi dicevo, quindi ci sono tante cose che richiamano i mazzi tradizionali, come vi dicevo Wade Smith, però ovviamente essendo un mazzo artistico, ci sono delle differenze di interpretazione, e poi ci sono degli elementi aggiuntivi che effettivamente non troveremo. Ad esempio, se per il mago è abbastanza fedele alla tradizione, dove troviamo proprio tutti gli elementi, il pentacolo, la spada, la coppa qui sopra, anche addirittura il simbolo dell'infinito che di solito è sulla testa del mago, il bastone, scusate, il bastone, e quindi tante cose. Ovviamente non c'è il classico tavolino, ma non ha nessuna importanza. Invece, come vi dicevo, proprio l'appeso, diverso, qui questa bellissima ruota, la ruota panoramica. Io adoro poi la forza, bellissimo, con, il nostro Joker proprio su questa statua di leone. Volevo introdurre anche una cosa andando a riprendere il libretto, proprio parlando di anche un'altra carta che mi ha colpito particolarmente, e che è il diavolo, che sembra essere così in osservazione della sua creatura. Dico questo perché
Nel libretto non troverete, i significati classici, tradizionali. Secondo me è anche una scelta, importante e comprensibile perché, Pietro Alligo si è voluto soffermare, sulle sue emozioni, sui suoi sentimenti, infatti questo mazzo è, legato tantissimo a lui, e quindi troveremo per ogni per ogni arcano una frase, una citazione, un aforisma di un noto personaggio della storia degli ultimi 3000 anni. E quindi era proprio quello associato al diavolo. Se il diavolo non esiste, ma l'ha creato l'uomo, credo che egli l'abbia creato a propria immagine e somiglianza. Una frase di Dostoevskij. Queste ci aiuteranno a riflettere e, come vi dicevo, essendo un mazzo artistico e, trovando degli elementi un po' diversi rispetto alla tradizione, ci possono aiutare ad entrare maggiormente in connessione, in contatto con la nostra, interiorità e anche quindi a trovare dei nuovi suggerimenti e indicazioni. Possiamo proseguire ovviamente il nostro viaggio, ci sarebbe proprio tantissimo, tantissimo, da dire. Alcune cose lascio che comunque, le scopriate, voi. Vi ricordo che adesso c'è lo slideshow e poi ci vediamo per gli arcani minori. Eccoci di fronte al primo gruppo, seme coppe, legato all'elemento acqua, alle emozioni, ai sentimenti, a tutto quello che è nella nostra interiorità. Una cosa che non ho detto all'inizio, ovviamente abbastanza scontata, però ci tengo a sottolinearla, Joker Tarot e il personaggio Joker, non è assolutamente il Joker di Batman. In questo caso il protagonista è Dioniso, che è un simbolo molto forte, anzi direi travolgente e inarrestabile, divinità associata all'ebbrezza, alla natura, ehm, alle feste, alla metamorfosi, alla rinascita, e quindi questo
personaggio, va a raccogliere, tutto quello che magari noi appunto associamo al matto, alla follia, al giocoliere, un buffone, un cantastorie, un ciarlatano, quelli che potrebbero essere comunque delle figure, emarginate ai limiti della società e del mondo "normale" tra virgolette. E quindi, tramite insomma, l'opera artistica e tutto quello che è stato fatto ed inserito proprio nelle varie rappresentazioni, c'è da fare ovviamente una bella nota, prima di tutto sullo stile proprio caratteristico, inconfondibile, distintivo di Corrado Roi, con queste belle atmosfere oniriche, surreali, e poi c'è, una bella fusione con, diciamo, gli elementi astratti e figurativi. Astratti, possono riguardare ovviamente la parte del colore, di Pietro Alligo, e quindi con l'acquerello, che vanno a creare queste bellissime immagini evocative e misteriose, forse anche a tratti inquietanti, però è proprio quella, diciamo, che ci dà la possibilità, anzi dà la possibilità a queste carte di entrarci proprio dentro, nell'anima e nel nostro inconscio. Quindi, come già detto, siamo di fronte alle coppe. Qui ci sono tutte le 10 carte numerali, queste sono le carte di corte, il paggio, il fante, il cavaliere, la regina e il re. Come già accennato, troveremo tantissimi elementi che richiamano, alla tradizione Waite Smith. Altre sono state, reinterpretate, altre carte, mancano, mancano decisamente. Adesso magari vi mostro un esempio, quello che può essere legato molto alla tradizione, molto, molto simile, è questo 2 di coppe. Oppure troviamo, come vi dicevo, qualcosa che in qualche modo può richiamare nel significato il 6 di coppe, no, con questo orsacchiotto che, non lo so, io ho avuto comunque quella sensazione che potesse essere comunque collegato all'infanzia, al passato, al lontano passato, ai ricordi del nostro passato. Quindi in qualche modo, pur andando a cambiare, diciamo l'aspetto grafico e gli elementi, mi ha richiamato a questo tipo di interpretazione. Invece altre magari si avvicinano comunque interpretazione, però nell'atteggiamento del personaggio. Infatti qui il 5 di coppe è molto simile a quello tradizionale. Invece alcune che sono proprio totalmente totalmente diverse, come il 7 di coppe, dove qui effettivamente troviamo tutte le varie 7 coppe, con i loro elementi, invece qui assolutamente no. Quindi sarebbe proprio ed è da approfondire, da, sondare. Un'altra cosa che volevo dire è che alcune carte, poi diciamo lo vedremo ovviamente, non è, subito intuibile che tipo di carta è, appunto se non lo leggiamo sotto nel trafiletto, in basso, appunto quello purtroppo potremmo avere qualche difficoltà, perché in realtà non è neanche presente il simbolo dell'elemento, quindi a meno che io non vedo qui, coppe all'interno, e anche effettivamente in altre carte. Adesso possiamo continuare andando a conoscere gli altri semi. Eccoci di fronte al secondo gruppo, quello dei pentacoli o denari, legati all'elemento terra, quindi alla materialità, al denaro, al lavoro, alla dedizione, all'impegno, quindi è tutto ciò che è, materiale e terreno.
Potete fermare il video proprio per osservarli ancora meglio. In questo gruppo, ho notato che c'è un po', di più della tradizione, interpretazioni diverse, certo, però, comunque si avvicinano abbastanza. Poi come vi dicevo e vi ho fatto notare prima, è normale che in alcune carte, non essendoci, ben visibile il simbolo, in questo caso del pentacolo, allora può essere difficile. Però, se ovviamente conoscete, già e leggete, questo tipo di carte, si possono intuire, come abbiamo visto negli atteggiamenti, nei movimenti o in un'interpretazione diversa. Vi mostro, ad esempio, questo è molto, molto vicino, vicinissima alla tradizione. Invece questa è un'idea diversa del 6 di denari, come possiamo ben notare. Non viene dato, ovviamente del denaro, ma in questo caso troviamo anche un personaggio, diverso, qui un uomo, qui una donna, che dà delle briciole, qualcosina, del cibo a questi, uccelli. Quindi un'interpretazione diversa che può arricchire il nostro bagaglio di conoscenza, oppure comunque aiutarci a riflettere attentamente su alcune cose. E adesso procediamo con l'altro gruppo, quello dei bastoni. Eccoci di fronte al terzo gruppo, quello dei bastoni legati all'elemento fuoco, quindi a, tutto ciò che arde dentro di noi, la volontà, l'intraprendenza, le nostre passioni, in fin dei conti quello che ci muove nella vita e soprattutto per, raggiungere i nostri, obiettivi. Anche qui, se volete, potete fermare il video per osservarli, meglio, e anche qui vi mostro qualche, esempio legato ovviamente alla tradizione, dove alcune carte sono proprio perfette, la riprendono, come ad esempio vi mostro il 3 di bastoni. Qualche differenza, qui troviamo il 10, vero, qualche piccola differenza, anziché i bastoni troviamo questa cassa proprio qui al di sopra. I bastoni li troviamo effettivamente in basso. Non lo so voi, però io qui ci do già un altro tipo di interpretazione rispetto al senso di oppressione e difficoltà di questo, e cioè secondo me i lasciamo andare le difficoltà, mettiamole giù a terra, e invece, facciamo sì un po' di "fatica" tra virgolette, però per, un qualcosa di più importante per noi. Quella cosa importante ovviamente si trova dentro questa cassa, e ognuno ha la propria in realtà, quindi bellissima. Questa è una carta che mi ha, coinvolto, particolarmente, e magari ditemi voi nei commenti cosa ne pensate. Poi, qualcosa ovviamente di diverso che, come dicevo, tra virgolette "richiama" in qualche modo le interpretazioni e i significati classici, però c'è qualcosa di diverso effettivamente. Quest'area trionfante, vincente del 6 di bastoni, del nostro personaggio Joker in questo caso. Qui abbiamo la corona d'alloro, lui che è sul cavallo trionfante, qui non c'è il cavallo, c'è questa biciclettona, ha un nome però adesso non me lo ricordo, e quindi troviamo questi, coriandoli, in un certo senso si sta festeggiando, da solo. Molto diversa è, l'8 di bastoni. L'idea del movimento e del cambiamento molto, veloce, viene dato comunque dal senso di questa carta. Io l'ho visto come un illusionista, che in qualche modo mostra
queste 2 mani, però poi in basso qui ce n'è una nascosta, quindi fa vedere, un po' questa specie di magia, quel qualcosa che cambia, può cambiare molto in fretta e che quindi dobbiamo essere pronti a cambiare anche noi. Adesso proseguiamo con l'ultimo seme. Eccoci di fronte all'ultimo seme, quello delle spade, legato alla logica, alla razionalità tendenzialmente. Spesso è conosciuto anche come il seme della sofferenza, del dolore, delle sfide importanti, difficili, soprattutto quelle, interiori. E secondo me, sono state rappresentate magnificamente proprio in queste illustrazioni. Anche qui vi mostro velocemente alcune cose che potrebbero essere, come vi dicevo, un po' diverse, ma comunque, danno una chiave, di interpretazione molto, molto personale. Ho mostrato il 2, il 3 che comunque rimane l'essenza del dolore, della sofferenza, della delusione. In questo caso troviamo appunto di solito le 3 spade, in questo no, ma si intuisce. Il 5 di spade, proprio molto simile. Il 6 a me piace tantissimo, adoro il 6 di spade perché in realtà, al posto della barchetta, in questo caso c'è proprio la barchetta, di carta. E poi il 7, sì, il 7, non abbiamo le spade effettivamente, ma c'è l'atteggiamento furtivo del nostro personaggio. Per concludere vi dico che secondo me, un mazzo artistico, come in questo caso, deve assolutamente far parte della nostra biblioteca cartomantica, sia per la bellezza, ma anche soprattutto perché questo tipo di approccio artistico, ci può ispirare tantissimo sul lavoro legato all'ombra, all'inconscio e ci permette quindi di andare ad esplorare le profondità, di noi, e quindi sono fortemente indicati per un'indagine introspettiva, magari da utilizzare insieme ad altri tarocchi. Non voglio dire che non sono adatti alla divinazione, magari sentitevi liberi di fare quello che desiderate, anche perché troviamo delle indicazioni proprio sui metodi. Nella parte in italiano ci sono, una 3 carte, anche proprio la stesa del ghigno, qui le varie indicazioni, quindi su come utilizzarle. C'è una piccola cosa in più della croce celtica nella parte, inglese. Ovviamente questi sono degli esempi, però come dico sempre, potete poi farle vostre ed utilizzarle come meglio desiderate. Quindi io lo suggerisco anche per i neofiti, comunque da integrare e man mano imparare insieme ai significati della tradizione, prendere nota carta per carta, anche in base a quello che troverete nelle singole illustrazioni, quel qualcosa in più che vi può veramente rafforzare, donare tante altre interpretazioni e significati, come vi dicevo, soprattutto per un'indagine introspettiva, per lo shadow work, cioè il lavoro, sull'ombra, e poi, da usare ovviamente solo questo mazzo insieme ad altri mazzi di tarocchi o anche, di oracoli. Ebbene, si conclude qui la conoscenza di questo mazzo, magari ditemi nei commenti cosa ne pensate, se volete potete andare a vedere tante altre, puntate, le trovate sul mio canale e noi ci vediamo alla prossima. Grazie.